Allora, come vedete questa è la schermata principale che ci si apre davanti una volta lanciato il nostro programma, è tutta divisa in diverse sezioni che adesso andiamo a vedere nelle loro particolarità e caratteristiche. Questa che vedete qua sotto è la nostra timeline. Vedete qua sopra sono segnati tutti quanti gli orari, potete andare avanti e indietro con questo cursore che indica il momento in cui siete. Tutte queste parti qua blu, rosse, gialle, poi nuovamente blu, rosse e bianche qua sotto, sono delle tracce che il nostro sistema ha tracciato durante la partita. In particolare le tracce blu sono della squadra di casa, in questo caso l'Empoli, come potete vedere qua su in alto a sinistra, che abbiamo Empoli contro Salernitana, data e primo tempo. Blu, squadra di casa, rosso, squadra ospite, giallo abbiamo l'arbitro, adesso cerco di inquadrarlo, l'arbitro, l'assistente 1, che è l'assistente che sta sul lato delle panchine, e l'assistente 2 che sta sul lato opposto invece. Poi qua sotto c'è ancora la palla e infine abbiamo sotto delle tracce che possono essere giocatori che non sono stati riconosciuti oppure, come vedete, gente attorno al campo o allenatori. Altra sezione, qua in alto a destra abbiamo la sezione delle funzionalità praticamente. Abbiamo la sezione tags dove abbiamo tutti i numeri dei giocatori che erano in distinta per quella partita, dove possiamo andare ad assegnare il numero. Ad esempio, il 30 qua, in realtà non è il 30 rosso, come vedete qua, ma è il 30 blu, noi possiamo andare ad assegnarlo. E vedete anche che qua nella timeline ha spostato la traccia, visto? Adesso io la vado a rimettere, vedete si è rispostata sul numero 30. Poi, sempre qua in alto a destra abbiamo la sezione Edit Tracks. La sezione Edit Tracks ha semplicemente dei comandi che noi possiamo premere manualmente, più altri programmi extra che vedremo più avanti. Questa sezione qua non è utilizzata tantissimo perché tutti questi comandi qua possono essere inseriti con delle shortcut direttamente sulla tastiera, ad esempio lo split, che significa andare a dividere la traccia, vedremo meglio dopo, basta premere S e fa la stessa cosa, perché noi qua abbiamo un elenco di shortcut dove ogni azione viene associata a un tasto o a una combinazione di tasti. Poi abbiamo la sezione degli export, anche questo vediamo più avanti. La sezione dei waypoint, molto importante come vedremo perché laddove non abbiamo una traccia del giocatore o comunque non abbiamo una traccia pulita, ovvero lo scheletro continua a fare avanti e indietro, non riesce a seguire correttamente il giocatore, possiamo tramite waypoint andare a mettere dei punti manualmente e dirgli segui questo percorso qua. Idem con i ball waypoint, che sono ovviamente per il pallone. A sinistra invece abbiamo queste tre tab qua che sono modifiers, issues e lineup. Il lineup è uno strumento per verificare appunto le lineup a fine partita, che ci siano tutti i giocatori tracciati, che le sostituzioni siano state fatte in modo corretto e così via. Come vedete si possono selezionare i vari numeri, si andrà a creare poi la lineup di tutti i giocatori che hanno giocato, si possono anche inserire i vari cambi. Quella fondamentale, la tab fondamentale su cui andremo a lavorare tantissimo è questa qua degli issues. Il programma automaticamente va a riconoscere tutti quanti gli errori che ci sono all'interno della sessione. Come vedete qua ha showing issues from l'inizio, quindi 14.53, to la fine 14.47. Vedete qua sotto nella timeline che l'inizio è questo pallino verde qua e invece la fine è stato settato qua. Questi pallini vanno inseriti esattamente quando avviene il calcio d'inizio, quindi bisognerà poi andare a prendere il momento in cui l'attaccante calcia il pallone
e poi andranno settati anche nel momento in cui finisce la partita. In questo modo noi avremo gli issues solamente della parte giocata. Gli issues possono essere filtrati in questo modo, abbiamo tutti i diversi tipi di issues e i ruoli, quindi giocatori, arbitri e palla. Solitamente conviene lavorare risolvendo tutti gli issues dei giocatori, poi passare agli issues degli arbitri e infine a quello del pallone. Qua in alto invece abbiamo altri strumenti che non penso utilizzerete quasi mai, raramente, e servono principalmente per esportare le varie sessioni, importare le camere, i vari settaggi e altre cose così. Altra sezione, questa qua centrale, che come avete già potuto vedere ha le nostre 8 camere PTS. Potete switchare le varie camere qua su in alto, vedete, ci sono tutte 8, oppure premendo i numeri sulla tastiera, non quelli del numpad, ma quelli in alto a sinistra. Vedete. Per muovervi all'interno della timeline potete utilizzare la rotella per zoomare in o out, idem sulla telecamera. Potete, tenendo premuto il tasto sinistro, potete spostarvi draggando e potete spostare il cursore sia manualmente, quindi vedete, potete fare così, cosa abbastanza scomoda, diciamo, soprattutto in casi in cui magari bisogna andare a lavorare in veramente 2 o 3 frame o comunque molto zoomati, oppure possiamo andare ad utilizzare i numeri sul numpad. Possiamo infatti utilizzare l'1 per andare indietro al rallentatore, vedete, il 3 per andare avanti al rallentatore, e poi considerate salendo da quei numeri, quindi il 4 per andare indietro a velocità normale, il 6 per andare avanti e infine il 7 in alto a sinistra indietro veloce e 9 avanti veloce. Potete considerare le due righe formate da 147 e 369 come avanti e indietro, e man mano che si aumenta il valore del numero si aumenta la velocità. Abbiamo inoltre anche possiamo utilizzare lo 0 e il punto, sempre del tastierino numerico, per andare avanti frame by frame o indietro frame by frame. Vedete? Sulla timeline abbiamo inoltre 4 diversi tipi di visualizzazione che possiamo switchare premendo delle shortcut sulla tastiera. Abbiamo la Jersey Mode che ci mostra sia video, solamente il numero selezionato, in realtà i 2 numeri selezionati, ovvero se noi andiamo a selezionare un giocatore che ha lo stesso numero sia in una squadra che nell'altra, quindi che è presente indistinta, ad esempio il 30 mi sembra, vedete, mostra entrambi i 2 giocatori. In questo caso il giocatore di casa qua sopra e il giocatore ospite qua sotto. E vi mette in highlight questi 2 giocatori. Molto comoda come modalità, soprattutto perché magari in casi di rissa o esultanza, così magari non volete vedere tutti gli scheletri che ci sono attorno, ma volete semplicemente concentrarvi sul giocatore singolo. Inoltre con H di hide possiamo nascondere tutti quanti gli scheletri. Vedete, premo H, spariscono tutti. Premendo T possiamo mantenere la visuale su tutte quante le tracce, però avremo in highlights solamente quella selezionata. Mi raccomando, la track ID mostrerà solamente la traccia, quindi come vedete qua sotto che è illuminata, mostrerà solo questo pezzo, quindi circa da qua a qua, vedete? Okay. Il giocatore viene seguito tutto questo tempo qua, ma appena usciamo da questa traccia qua lo perde, nonostante comunque il giocatore con lo stesso numero sia tracciato. Infatti se usciamo dalla track mode, vedete qua c'è il giocatore che è tracciato.
Altra modalità importante è quella della ball mod, che esattamente come la jersey mod mette in risalto solamente il pallone. Fondamentale durante il processo di scrubbing del pallone.